I microfoni di iPhone, secondo i miei gusti da dilettante, sono risultati ottimi per le varie registrazioni che ho fatto qui su YouTube. Lo ammetto, e delle volte ci ho modificato qualcosa, ma perché mi trovavo in situazioni più complesse del solito. Ad esempio, non so, un parlato con tanto vento, ma allo stesso tempo non ho avuto bisogno di elaborare massicciamente perché la cattura riesce a comportarsi bene. Detto questo, a novembre 2021 un PR di AliExpress mi ha lanciato una collaborazione e io l'ho presa al volo, anche se questo video è in ritardo per la pubblicazione e mi scuso col committente. Ma al di là di questo mio problema coi tempi, anche se iPhone si comporta bene lato audio per le riprese, voleva alzare ancora di più il livello, portandolo a un prodotto dal valore di 300 euro. Prima di iniziare veramente faccio delle premesse. Allora, non vado nei dettagli per questi tre motivi. 1. Devo ancora provarlo a fondo, in ambienti diversi e con impostazioni ogni volta diverse. 2. Parlo a chi è nuovo sul canale perché chi mi segue lo sa già. Io sono un ragazzo che studia informatica all'università, quindi non ho nozioni di audio e perciò posso affermare che so quanto voi, quanto la maggior parte delle persone. Per fare questa recensione mi sono studiato quegli aspetti di base che occorre sapere per comprendere un minimo questo microfono. Quindi rimarrò nel generico perché non ho ancora le capacità per approfondire in un campo così complesso. 3. Questo è un video introduttivo. L'ho voluto strutturare come un video breve rispetto a quello che ne verrebbe fuori realmente. Desidero darvi le informazioni più importanti senza mettervi test pratici che alla fine servono fino a un certo punto, perché se si vuole il risultato di un microfono, come delle cuffie, l'ascolto deve essere nudo e crudo da parte vostra. Siete voi che dovete in primo piano provare. Attraverso una guida YouTube non ci vedo una buona soluzione, ecco. Altra premessa, un microfono del genere vuole degli accessori. Senza quest'ultimi non potete sfruttare appieno l'oggetto, o meglio, avete difficoltà nell'utilizzarlo. Un esempio, l'asta telescopica. La reputo fondamentale. L'NTG è unidirezionale e la sua zona perfetta è questa qui. Senza un braccio strutturato così, è difficile posizionarlo in questo modo. Poi, cercate di prendere gli accessori della stessa marca del microfono, questo per un fatto di compatibilità. Delle viti filettate di un marchio simile possono risultare leggermente differenti rispetto a quelle ufficiali e di conseguenza l'attacco dell'NTG non va a buon fine. Naturalmente ci sono poi dei marchi non Rode che sono al 100% compatibili con i prodotti Rode, ma dovete star lì a verificare se veramente tutto è a posto, ma alla fine, per prudenza e per non incasinarvi la testa, io vi consiglio sempre di andare su un'unica famiglia. Lo so, basarsi tutto su un'unica marca potrebbe far alzare i costi, ma almeno siete tranquilli che tutto funziona, senza dover far prove su prove e resi su resi. Nel caso di Rode, i suoi accessori costano rispetto a quelli di terze parti. 300 sacchi più o meno vale l'NTG, 180 a parte gli ho spesi per questi 5 componenti e ci sarebbe altro da comprare. Altra premessa, l'audio che state udendo è ovviamente generato dal nostro protagonista, ma se volete altri esempi, già sul canale l'ho adoperato in 3 video. Quello sulla tastiera meccanica H3098B, dove l'ho installato sulla videocamera HC X1005 di Panasonic, quindi non esattamente nella sua posizione ideale, ma non potevo fare altrimenti in quel caso. Negli altri 2 video l'utilizzo è stato identico perché le registrazioni sono avvenute nello stesso momento e nella stessa posizione, quindi boom pole incastrato su un tronco di un ulivo e stessa intensità di vento. Quindi in quest'ultimo caso posso dire che l'ho messo duramente al lavoro perché c'erano certe raffiche da Artico.
Ultima premessa, la mia voce è un po' diversa dalla solita perché fino a ieri avevo l'influenza e non avevo il Covid. Adesso non vi racconto che strana situazione ho avuto per prendermela, ma ve la narro per curiosità nel video successivo a questo. Dopo sto discorso lungo, anche se sembra che abbia già detto un po' di cose sul videomic NTG, vi suddivido i suoi aspetti in capitoli, così la recensione diventa più schematica per una migliore comprensione. La confezione vi restituisce diverse informazioni. Le caratteristiche principali ve le dà tutte, o meglio, vi fa capire come è e cosa fa il microfono. Sembra una cosa scontata avere dei dati scritti, ma vi garantisco che in certe marche avete sì e no due info messe lì, tanto per far capire che è un microfono. Comunque, in basso trovate elencati 5 componenti inclusi. L'unica cosa che non capisco è perché il cavo USB-C, USB-A non gli hanno segnalato, non gli hanno messo il codice del modello come accade per quest'altro e per il camera mount. Vabbè, andando avanti c'è il gatto morto. Chiamatelo come volete, se questo nome vi rende tristi, ecco, cambiatelo. Io non l'ho ancora usato perché non ne ho avuto bisogno. Sì, lo so, fa un po' impressione perché è bello gigante e sembra proprio di avere del pelo di un animale fatto fuori. Vabbè, come struttura, allora, è un mezzo fucile, quindi adatto a stare rivolto verso chi parla e adatto a essere montato su una camera. Un braccio telescopico, che ho menzionato prima, o un treppiede. Un direzionale, per usare un altro termine, cattura principalmente la fonte audio a cui sta puntando e di conseguenza cerca di escludere il restante spazio. A livello di pezzi assemblati si ha il supporto Raycott che assorbe le oscillazioni, le vibrazioni, la slitta Hot Show che sposta la base di appoggi in avanti e indietro, dando anche la possibilità di installarci qualcos'altro, come il Rode Wireless Go per evitare l'uso di lunghi cavi. Questo in tanti non lo sanno. Poi, l'attacco per l'asta o per il treppiedi è da un quarto. E la parte sopra la slitta è molto utile per ordinare i cavi che passano, insomma, da quelle parti lì. Partendo dal retro abbiamo prima di tutto la ghiera del guadagno decibel, naturalmente da 1 a 15. Poi pulsante di accensione e spegnimento che si aziona tenendolo premuto per 2 secondi. Lo utilizzerete poco, nel mio caso mai adoperato, perché lui è intelligente. Si accende automaticamente quando rileva alimentazione, quindi quando viene collegato a un dispositivo. Si spegne, logicamente, automaticamente appena lo scollegate. Funzionalità che apprezzo molto perché in un comune microfono uno può scordare lo spegnimento e se va a batteria, la spreca. E qui lui se lo ricorda. Comunque, per quale motivo 2 secondi? Perché se lo si preme normalmente si imposta nuovamente della sensibilità, andando a meno 20 decibel, utile per situazioni dove il suono è forte. Con un'altra pressione si attiva la zona sicurezza, che va a separare i 2 canali, destra e sinistra, dove nel primo applica l'attenuazione dei meno 20 decibel e nell'altro va in base a quanto abbiamo impostato con la ghiera. Così facendo, in post-produzione avete la possibilità di scegliere quali canali sfruttare per una miglior resa. Premendo ancora una volta, abilitate entrambe le caratteristiche, ma è consigliato farlo soltanto per ambienti rumorosi, come un concerto. La terza spia rossa lampeggiante a destra avverte per quando il segnale va in clipping, quando viene tagliato, per dirla in italiano. Non mi veniva bene la traduzione. Il secondo pulsante regola le 3 funzioni di equalizzazione: il filtro taglia basso, utile per situazioni ventose o con presenti rumori a basse frequenze. Con una pressione si tagliano le frequenze fino a 75 Hz, con una seconda si tagliano quelle fino a 150 Hz, con una terza si disabilita il filtro. Tenendolo invece premuto si attiva la funzione boost che
migliora la chiarezza e i dettagli delle alte frequenze. Questa funzione può andare in simultanea col filtro taglia basso. Come collegamenti si ha un'uscita jack da 3.5 e un'uscita USB-C, rendendolo versatile perché entrambe rilevano in automatico la sorgente collegata, che può essere un computer, una camera, uno smartphone, un tablet, eccetera. Il jack permette anche un ascolto in cuffia, comodo per seguire in tempo reale il rendimento della registrazione, oppure ascoltare qualsiasi contenuto audio se collegato a un dispositivo come il PC, potendolo con la ghiera regolare l'intensità del volume. La C serve anche per altri due motivi: ricaricare la batteria, che per un pieno ci occupa circa 2 ore e garantisce 30 ore di autonomia, e aggiornare il firmware attraverso l'apposito programma desktop disponibile sia per Windows che per macOS. In descrizione trovate il link di AliExpress con un codice sconto da applicare nella fase di acquisto. Ovviamente diventa la mia principale fonte audio e se ho da darvi degli aggiornamenti ve li comunico man mano nei video che verranno pubblicati. A presto!